Ciao a tutti, amici dei pesci. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, pesci, tendenze energetiche affettive per la prima parte di dicembre 2022. Ok. Abbiamo la carta del matto, amici dei pesci. Il matto parla sempre di chiusura cicli e inizio di nuovi cicli. È una carta di fiducia, di sentimenti puri, genuini. È una carta di nuovi inizi e nuove avventure. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e il link ad un video che spiega come mettere insieme più oroscopi. Bene, allora la prima linea riguarda gli affetti in generale, quindi può anche riguardare la famiglia, gli amici o le relazioni magari su un piano lavorativo. Dopodiché andremo a vedere per i single e poi per le persone che sono in una relazione. Allora, qui abbiamo un 7 di coppe al contrario, un 2 di bastoni, un 6 di bastoni, la regina di coppe, un 9 di spade al contrario, un re di pentacoli e un 6 di pentacoli. Allora, sento che con il 7 di coppe al contrario si parte un po' da una fase di disillusione. Probabilmente qui qualcuno si è reso conto o ha preso consapevolezza di quelle che sono state alcune illusioni del passato e di conseguenza ci si, diciamo così, appresta a guardare al futuro con occhi diversi. La carta del 2 di bastone in realtà è una carta di forte indecisione, però è una carta che comunque fa ben sperare. Vi ricordo che la carta base è comunque il matto, e quindi comunque c'è questo sentimento di fiducia nei confronti della vita proprio. 6 di bastoni mi dice che qualcuno ha bisogno di un certo tipo di riconoscimento, probabilmente da parte di questa regina di coppe, che può rappresentare la persona di interesse nel caso abbiate una relazione, oppure la propria madre. Mm, è una sorta di necessità interna, anche se magari la mamma fisicamente non ce l'avete più, è un po' come il fare le cose in modo da avere questo tipo di riconoscimento. La sento un po' così. Abbiamo poi un 9 di spade al contrario e datemi un'altra carta per questo 9 di spade al contrario. Il sole e il mondo. Mm. Per qualcuno ho l'impressione che faccia, perché sia il sole che il mondo che il matto fanno riferimento ai bambini e qui abbiamo comunque una regina di coppe che riguarda anche la madre o la maternità. Quindi per qualcuno ci potrebbe essere questa sorta di discorso in ballo in questa prima parte, in questa prima metà di dicembre. Può essere che la scelta sia sul se ehm, iniziare un qualche tipo di percorso, magari anche in questo senso, oppure no, oppure se rimanere lì così. C'è qualche cosa comunque che avrebbe l'esigenza di cambiare, ripeto, sono comunque tre carte che mi parlano di figli, sia il mondo, sia il sole che il matto, ma sono tre carte che mi parlano anche di bambino interiore, perché io prima vi dicevo che qui è come se avessi bisogno di un riconoscimento da vecchia data, perché giustamente con il matto è come se ci fosse qualche cosa un po' scolpito dentro di voi. E possono essere dei pensieri, visto che c'è questo 9 di spade, che non vi fanno proprio vivere liberamente magari le relazioni o una situazione in particolare. Abbiamo poi un re di pentacoli, ragazzi, e un 6 di pentacoli. Qualsiasi sia la questione, sento che alla fine del, diciamo verso metà dicembre,
può esserci questo re di pentacoli che può rappresentare, poi andiamo a vedere nella linea dei singoli delle persone che sono in una relazione, però è fondamentalmente una persona che vi viene incontro. Quando c'è un re di pentacoli l'energia è molto generosa e c'è anche un 6 di pentacoli che è un'altra carta di generosità. Quindi in un certo senso sento che a livello pratico c'è una sorta di cambio, una sorta di riequilibrio delle dinamiche, mi verrebbe da dire, come se questa indecisione che vedevate qua all'inizio del mese via via andasse un pochettino scemando. L'energia la sento diventare un po' più concreta. Anche se qui realmente dovete fare un po' di pulizia nei pensieri, sento, che sono quelli che vi tirano un pochettino giù. Va bene, andiamo a vedere per i single e poi andiamo a vedere per le persone che sono in relazione. Io intanto vi comunico che ho già pubblicato tutti e quattro gli oroscopi del 2023 e che trovate tutto nelle playlist. C'è anche l'oroscopo dell'autunno da vedere. Bene, andiamo a vedere per i single. Allora, iniziamo subito con un 8 di spade. Sento l'energia un po' pesantuccia. 7 di pentacoli, abbiamo il re di spade, abbiamo un 6 di spade, vediamo un po' che altro. Perché qui l'8 di spade, come vi dicevo, mi dà questa sensazione di energia pesante, di qualcuno che vede le cose più negative di quello che realmente sono. Anche giustamente la carta della prima linea era questo 7 di coppe girato al contrario, è qualcuno che ha perso un po' l'illusione, l'entusiasmo, è come se non si vedesse chiara la situazione, è come se non si vedessero alternative o possibilità laterali. E qui con questo 7 di pentacoli è un po' come se, piuttosto che sbagliare, vi dicessero: ok, rimani fermo o ferma e osserva più che tutto, resta in attesa di vedere le cose come si muovono. In effetti avevamo questo 2 di bastoni che parlava di indecisione. Qui probabilmente il riconoscimento per voi, adesso non è detto, però essendoci un re potrebbe essere da parte del padre o da parte di una persona che per voi ha un valore nella vostra vita, cioè è come se fosse un punto di riferimento, lo sento. Se non fosse questo il caso, nel senso se non fosse la vostra realtà, sento che con il re di spade certe persone avrebbero il desiderio di diventare un pochettino più razionali, logici, anche freddi, mi verrebbe da dire, proprio al fine di perseguire questo successo, questa vittoria. Il 6 di spade mi parla di una situazione che bisogna lasciarsi alle spalle, o una relazione anche per qualcuno. Normalmente sono sì, non gli atteggiamenti, come si chiama? I pensieri, le credenze limitanti che si sono acquisite durante l'infanzia, ok? E che bisogna lasciarsi indietro e fortemente potrebbe essere legato ad una madre, quella vicina che vi dicevo. E abbiamo poi anche la carta della stella al contrario, ripeto, la sento molto collegata con il 7 di coppe. C'è una sorta di perdita di speranza. Mm? In realtà la carta del matto è questa nuova avventura, questo nuovo impulso che prende forma. Quindi l'energia tecnicamente è trasformativa, è di un nuovo momento, di un nuovo percorso. Però forse per voi single, sì, si può vedere qui perché c'è questa sorta di distacco, però manca ancora quella che è una visione un po' chiara della situazione. Vi dico questo perché c'è anche la carta della luna che parla di proiezioni. La sento anche quella in linea con i 7 di coppa al contrario. Sono carte di proiezione, sono carte che ci dicono che comunque voi state vedendo una parte solo della realtà, quindi non avete la visione completa di questa situazione o di questa relazione. Vi dico, se questo re di spade fosse una persona che voi conoscete già, e qui vedo con il re di pentacoli, ehm, ecco, per qualcuno si tratta di una persona magari del passato,
perché abbiamo la luna, o semplicemente è una persona, e sento che sì, che per molti è così, che è una persona del passato a cui voi state pensando. Poi magari vi siete già allontanati da questa persona, però diciamo che vi è rimasta comunque, vi ha segnato, nel bene o nel male, questa persona vi ha segnato, vi è rimasta incisa dentro, mi verrebbe da dire. Ok, quindi qui abbiamo un 2 di bastoni e qui c'è un 3 di bastoni. E qui siamo ancora in una fase di indecisione e qui rivedo un po' la stessa indecisione, se vogliamo, perché, ripeto, qui non si vedono bene le cose e quindi è un po' come se si chiedesse aiuto per certi versi, perché quando c'è un re di denari, normalmente è una persona che viene in aiuto. Oppure appunto potrebbe essere la stessa figura che in qualche modo ritorna dal passato con questa carta della luna. O vi fa ritornare in mente questioni irrisolte, zone d'ombra che non sono ancora state elaborate. Vi dirò, non vi verrà male, nel senso non vi porterà in quel turbinio emotivo, depressivo, no, anzi, vi darà la possibilità con questo 6 di pentacoli di radicare bene il perché avete certe paure. La sento un po' come una presa di consapevolezza, perché è vero, la stella è al contrario, ma c'è. Quindi quello che è l'illuminazione, l'idea, la canalizzazione, in qualche modo arriva. Sì, fate attenzione se si tratta di una persona, perché guardando queste quattro carte insieme ho una sensazione di come se si stesse ripetendo un ciclo, no? Il fatto che questa persona magari ritorna, c'è, ma vi dà sempre troppo poco. Fatemi sapere poi nei commenti. Ok, andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione, vediamo che carte ci danno. Sole al contrario, il mondo al contrario, guardate. Imperatrice, asso di denari, 8 di bastoni al contrario, 7 di spade al contrario, vediamo l'ultima carta. Nove di pentacoli al contrario. Allora, ho tante carte di gravidanza, ragazzi, di bambini. Il mondo e il sole sono carte di bambini, il 9 di pentacoli e l'imperatrice sono carte di gravidanza. Abbiamo anche qui la regina di coppe che a me ricorda sempre la maternità. Qui c'è qualcosa, se non è la questione bambini, è a livello interno, a livello di bambino interiore, avete anche il matto, che in qualche modo ha bisogno di espandersi, di esprimere la propria essenza. Qui c'è qualcuno, secondo me, che non vede cambiare niente all'interno della relazione e invece ci sarebbe proprio bisogno di questa, magari di un nuovo progetto, di una nuova idea, di fare qualche cosa insieme, di iniziare qualche cosa di concreto insieme, però probabilmente è qualche cosa che si sta facendo fatica a fare. Può essere per questione di lontananza, di distanza, può essere perché magari qualcuno è troppo impegnato con i figli, se per caso non siete alla ricerca i figli li avete già. Sento che si fa fatica e probabilmente verso la seconda parte di mm, la metà, diciamo, di dicembre, nella seconda parte della lettura, ehm, ci sarà qualche problema di comunicazione, secondo me, tra di voi, perché qui abbiamo un 8 di bastoni al contrario e un 7 di spade al contrario. Qui qualche cosa non verrà detto e verrà scoperto, perché l'8 di bastoni, quando al contrario è la non comunicazione, il 7 di spade, uno dei significati che ha al contrario, è di qualche cosa che viene a galla, perché ricordatevi che i contrari non hanno, il significato delle carte al contrario non è mai assoluto.
Abbiamo poi anche questo 9 di pentacoli al contrario. Qualcosa mi dice che in un certo modo siete dipendenti da qualcuno a livello economico o a livello anche emotivo, potrebbe essere, perché qui abbiamo la luna. C'è qualche tipo di sentimento o di paura che fa in modo che voi dipendiate da qualcun altro. Dalle scelte magari di qualcun altro, potrebbe essere il vostro partner, se avete già figli potrebbe essere i figli. Sento comunque che qui la prima parte della lettura la sento molto forte, però un po' incastrata, no? Come se qui sento un'energia che ha bisogno di esplodere, ragazzi, proprio come l'impulso che ha il matto. Ma fondamentalmente non parte e qui poi ci sarà qualche tipo di discussione, di discussione no, è più qualche cosa che secondo me verrà a galla e vi farà credere di essere tornati un po' indietro nel tempo, mi viene da dire. Sapete, prima parlavo dei cicli che si ripetono. Diciamo che ne scoprirete delle belle, ecco. Va bene, andiamo a vedere un'ultima carta per vedere che consiglio vi vogliono dare. Essenza, e infatti lo sento qui con tutte queste carte del sole al contrario. E rinascita. Abbiamo il mondo qui, abbiamo il mondo qui, abbiamo il matto. Secondo me sì, è una questione di ritornare a voi stessi. Fate i bambini, fate i bambini. Sì, beh, tecnicamente è così, fate i bambini. No, volevo dire, fate i lavori sul bambino interiore. Quelli che ci sono su YouTube vanno benissimo, eh, però fondamentalmente è vero, il discorso è fate i bambini, cioè riscoprite la vostra voglia di giocare, la vostra voglia di emozionarvi, esprimete la vostra essenza. Cosa vi piaceva fare quando eravate bambini? La vostra essenza qual era? Dove vi sentivate felici? Dove vi sentivate rinascere? In che spazio vi sentivate completamente a casa vostra e direi in piena connessione col mondo? Amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi per la prima parte di dicembre. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile. Se sì, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare. Ogni tipo di aiuto per me è importante. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!